In questo video provo a rispondere a una delle domande che mi viene fatta più spesso, ovvero dove trovo le idee per produrre contenuti audio e video. Come ti dicevo nell'introduzione di questo video, una delle domande che mi viene fatta più spesso è appunto, visto che produco tantissimi contenuti audio e video, dove trovo appunto le idee per poterli produrre. Ti racconto quello che è il mio metodo, che potrebbe essere diverso dal tuo o di quello di altri creatori di contenuti. Dal mio punto di vista, per poter creare contenuti, per poter avere idee, devi essere una spugna, devi assorbire tantissimo. Quello che faccio io è, la mattina mi sveglio abbastanza presto. Ora non voglio dirti come fanno i super mega guru, mi sveglio alle 4, alle 5, no, mi sveglio tranquillamente alle 7, va benissimo così. Poi sono anziano, quindi comunque mi sveglio naturalmente anche senza sveglia. Però quando mi sveglio e dopo essermi fatto la doccia faccio colazione, a colazione mi ritaglio, faccio una colazione abbastanza lunga, non perché mangio tantissimo, cioè anche, ma perché voglio fruire contenuti. Quindi la mattina può essere il tablet, può essere lo smartphone, può essere il computer, inizio a guardare dei video che possono essere per me interessanti. Ti faccio una precisazione, quando parlo di video ti do due motivazioni. Uno, perché mi sono accorto nel tempo che essendo io una persona visiva, preferisco fruire contenuti video piuttosto che leggere libri. Leggo comunque libri ovviamente, ma nel mio caso preferisco, visto che mi piace avere idee su cose anche pratiche oltre che ispirazionali, preferisco lo strumento video. Nel tempo mi è cambiato un po' il gusto, prima preferivo i libri, adesso preferisco assorbire dai video, ok? E quindi YouTube, ma anche altri portali per i quali ho sottoscritto appunto un abbonamento e fruisco appunto di questi contenuti. Quindi contenuti video, la mattina a colazione, dopodiché nella pausa pranzo, quando appunto pranzo, fruisco altri contenuti e la sera, dopo cena, fruisco altri contenuti. Quindi non guardo la televisione, non guardo i film, non guardo, tranne rarissimi casi, cerco di assorbire. Quindi ci sono diversi momenti, come ti dicevo, la mattina a colazione, la pausa pranzo e la sera. Ci sono almeno 3 momenti durante la mia giornata nei quali riesco ad assorbire e fruisco di contenuti che sono non solo come equalizzare la voce, come comprimere la voce, sì, ma una volta che l'hai capito è quello, quindi che tu guardi 8000 video, il senso è sempre lo stesso. Quindi che cosa faccio? Cerco di guardare quei video ispirazionali dove ci sono persone che raccontano come hanno fatto a fare qualcosa, come hanno costruito il loro canale YouTube, come hanno costruito un business, come hanno fatto quella determinata cosa. Alcune volte seguo anche canali dove spiegano come costruirsi da soli una scrivania, come cosa che io ho fatto. Quindi mi costruisco anche da solo dei mobili, sono abbastanza bravo nel fai da te. E in più il mio studio, tu non sei con me qui dentro a vederlo in continuazione, ma il mio studio cambia spessissimo proprio perché sono una persona che si fa un sacco di domande. Dico, ok, c'è questa criticità, come posso risolverla? E quindi mi informo, chiedo, cerco, fin quando non trovo la soluzione. Ecco, questo credo sia fondamentale per migliorare i propri contenuti, quello di capire quali sono le problematiche, le esigenze, i bisogni, chiamali come vuoi, e trovare delle soluzioni. Ok? Il mio studio cambia in continuazione, di mese in mese, cambia sempre. Adesso, nel momento in cui sto facendo questo video, ho messo una tenda fonoisolante, fonoassorbente. No, fonoisolante e anche oscurante, ok? L'ho messa qui perché è una tenda grigia, molto bella, poi te la farò vedere in un video dove proverò a fare uno studio tour, ma cambia ogni mese, quindi dovrei fare ogni mese uno studio tour. Poi ho risolto altre problematiche, insomma ho tolto le ruote da questa scrivania, ho fatto una serie di cose, ho risistemato le luci, va bene, comunque. Questo per dirti cosa, che secondo me la ricerca della, tra virgolette, perfezione, ma più che perfezione potremmo dire il miglioramento costante, perché la perfezione non esiste, lo sappiamo, ma il miglioramento costante. Ok, questo è fondamentale, perché nessuno studio è perfetto, anche se tu sei nella tua stanzetta dove c'hai il letto e la scrivania, ok? Quindi non devi avere uno studio per forza. Anche quello, chi ha detto che il letto deve essere per forza in quella posizione? Chi ha detto che la scrivania deve essere per forza in quella posizione? Se non ruoti, senza esagerare come faccio io che ruoto i mobili lungo le pareti della scrivania alla ricerca, tra virgolette, sempre della perfezione,
Fai questi esperimenti perché magari mettendo il letto da un'altra parte riesci a mettere la scrivania in un altro angolo che è migliore da un punto di vista acustico o che ti dà la possibilità di avere, se fai video, un'inquadratura migliore. Ok? Quindi non accontentarti. Dici, vabbè, il letto è lì. Non è fissato nel pavimento il letto. Lo puoi tranquillamente spostare, così come la scrivania o qualsiasi altro mobile. Ok? Quindi io quando avevo l'agenzia di comunicazione diversi anni fa, i ragazzi che lavoravano con me lo sapevano che una volta ogni 2-3 mesi i mobili cambiavano radicalmente tra le stanze e all'interno delle stanze. Quindi arrivavano una mattina e trovavano tutto cambiato. Si erano abituati. Perché? Perché dopo un po'... Perché accontentarsi? Chi ha detto che quel mobile deve stare per forza lì? Le idee sono fondamentali. Ok? Quindi devi assorbire tantissimo. Se non fruisci di contenuti altrui, ma ti ripeto, non guardarti 20.000 video su come comprimere la voce, non guardarti 50.000 video su come equalizzare la voce, perché una volta che hai capito il meccanismo, poi lo devi applicare sulla tua voce, perché nessuno ha la tua stessa voce, nessuno ha il tuo stesso microfono, la tua stessa scheda audio, la tua stessa stanza e le tue stesse esigenze. Quindi nel momento in cui hai capito la teoria, mettila in pratica, non passare la vita a imparare, perché a un certo punto quelle sono le cose. Oltre a questo, cerco di vivere esperienze. Questa è una cosa fondamentale, perché se tu vivi chiuso nella tua stanza, non esci mai, non hai hobby, non hai passioni, non hai interessi, come puoi creare contenuti interessanti? Come puoi trovare idee? Quindi, ok, fruire i contenuti altrui, benissimo, ma devi anche vivere tu, andare a una mostra, tu dici, Ale, ma chi se ne frega delle mostre? Io faccio un podcast che parlo di telefonini, non so, ho detto una sciocchezza, parlo di calcio, parlo di quello che ti pare, chi se ne frega della mostra? Se non cresci tu come persona, non puoi creare nuovi contenuti. Capisci qual è il punto? Più tu assorbi, più diventi una persona che sa. Certo, non puoi sapere tutto e non devi sapere tutto, ma ci sono tutta una serie di cose che ti aprono la mente, ti fanno capire. Io per esempio sono amante della fotografia da sempre, e quando vado alle mostre fotografiche io torno arricchito. Oppure quando vado a concerti, mostre in generale o dovunque, anche andare al parco con mio figlio e vederlo giocare con gli amichetti. Mi possono venire in mente idee perché provo a fare un'inquadratura alla luce, quindi gli ISO, la macchina fotografica, insomma, ci sono 1000 situazioni, ok? Quindi è fondamentale, ok? Quindi non solo fruire i contenuti altrui, ma fare esperienze. Un'altra cosa è quella di dialogare con chi magari ha più esperienza di te. Ci sono persone, per esempio, che mi contattano e con le quali iniziamo a chiacchierare. Mi fanno domande, gli do delle risposte. Poi non dico che si diventa amici, ma c'è un rapporto comunque tale che ci si scrive anche per scherzare un po'. Ecco, quelle persone quando mi fanno domande, ma tu lo puoi fare a chiunque, non solo a me ovviamente, apprendi dagli altri. Quindi, come si dice, cerca di frequentare chi è più avanti a te, in modo tale da imparare. E questa è una cosa che io faccio spessissimo. Quando c'è qualcuno più bravo di me, più preparato, o comunque che ha un approccio diverso all'argomento che tratto, ecco, io cerco di fare delle chiacchiere con queste persone, proprio perché mi fa piacere, non per rubargli il mestiere, perché poi ognuno è diverso dall'altro, ma per confrontarmi. Credo che dal confronto nascano arricchimenti, ok? Quindi sto cercando in questo video di raccontarti quello che faccio io, in modo tale che possa farlo anche tu. Come vedi, non devi spendere una lira. Ok? Finora non abbiamo speso una lira. Certo, se vai a un concerto devi pagare il biglietto, se vai a una mostra devi pagare il biglietto, ok. Possono essere cose banali, ma in realtà, quelli veramente bravi sono quelli che hanno tanto da dire perché hanno esperienza. Se tu sei chiuso nella tua stanzetta e basta, non puoi creare contenuti interessanti. Arrivi fino a un certo punto, dopodiché non cresci più. Io ovviamente ti auguro di no, ma so per esperienza che è così. Quindi vivi esperienze, frequenta altre persone che fanno più o meno il tuo stesso lavoro o lavori complementari. Inserisci magari anche le passioni, gli hobby all'interno dei tuoi contenuti. Io per fortuna sono una persona che si appassiona tantissimo, fotografia, audio, video, ma anche il fai da te, anche tantissime cose. E questo mi aiuta a creare dei contenuti che prendono spunto anche da altre cose. Magari tu non te ne accorgi, ma all'interno del contenuto io ci metto cose che vivo in prima persona. Ora non voglio fare un video lunghissimo, nonostante lo abbia già fatto, però volevo raccontarti come
io approccio alla creazione di contenuti. Non credo possa esistere un modo diverso rispetto a quello che ti ho detto. Sono cose, tra virgolette, banali, scontate, ma assolutamente vere. Inevitabilmente devi passare da questo percorso. Ok? Io spero che questo video ti sia stato d'aiuto. Se hai domande, dubbi, curiosità, ovviamente non esitare a commentare questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Poi certo, se a te non te ne frega niente di uscire di casa, se a te non te ne frega niente di crescere come persona, non te ne frega niente di parlare con altri che fanno il tuo stesso lavoro, io al posto tuo mi farei una domanda. Perché vuoi creare contenuti? Cioè, perché vuoi che gli altri vedano i tuoi contenuti? E perché ti rendi conto, quando noi creiamo contenuti come me in questo momento, io vorrei che gli altri vedessero questo contenuto e lo trovassero interessante, ok? Ma se a te non te ne frega niente di quello che ti ho raccontato finora perché sei una persona totalmente diversa da quella che ti ho ipotizzato, perché vuoi creare contenuti? Cioè, perché vuoi che gli altri vedano i tuoi contenuti e li trovino interessanti, no? Ok, capisci qual è il punto? Se vuoi quello, devi fare quello, punto. Non c'è tanta alternativa. Fammi sapere nei commenti, perché è un discorso abbastanza complesso, abbastanza lungo, e io ho cercato di trattarlo nel modo più semplice e veloce possibile, però fammi sapere che cosa ne pensi, ok? Alla prossima settimana. Ciao!